Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, obbligo di riscatto, venerdì 16 dicembre. La data vi dice qualcosa? Ciao Enrico Ciao, Boiani. ciao e auguri. Non a te, Grazie Henry, grazie per gli ma auguri, non buon dovevi compleanno, anche perché avresti 123 anni e sono un e po' mi tanti. riporterei malissimo. No, scherzi a parte, il Milan fa, come detto, 123 anni, quindi 1, 2, 3. Il numero è presto fatto, il Milan compie, quindi gli anni oggi fa un compleanno abbastanza speciale, visto che tra l'altro va in campo stasera alle 16:30 nella serata, in realtà, degli Emirati, ma qui è ancora pomeriggio, 16:30 va in campo contro il Liverpool nella seconda giornata di Dubai Super Cup, la vivremo insieme, 16:30 la live reaction parte contestualmente alla partita e quindi ce la viviamo insieme un po' come è stato per Arsenal-Milan. Henry, vuoi, non so, il tuo ricordo sul Milan, come nel libro cuore? No, io dico semplicemente che potrei prendere spunto e quest'estate, l'estate che verrà, anche io festeggiare il compleanno a Dubai. No, Beh, scherzi a potrebbe essere una sarebbe grande idea. magari facciamo una colletta se i nostri ascoltatori vogliono farmi andare a Dubai. No, scherzi a parte, che vuoi ognuno di noi ha vissuto un pezzo di Mm. Milan, chi più ovviamente, chi meno, chi, in maniera più diciamo chi con più gioie, chi con meno gioie, a seconda di quanta epoca di Milan, si è vissuta. Ognuno ha i suoi idoli, ognuno ha i suoi momenti topici, ognuno ha le sue partite preferite, i suoi periodi preferiti. Quello di cui dobbiamo tutti, secondo me, andare orgogliosi è di tifare e di festeggiare il compleanno di quella che è sicuramente la squadra italiana più importante che c'è al mondo e sicuramente una delle 3, 4, 5 squadre più importanti sul pianeta Terra. Quindi direi che Però dobbiamo essere orgogliosi e festeggiare tutti insieme perché non è da tutti i giorni, cioè fare non è 123 anni? No. eh? Fare 123 anni? 1, 2 Eh. tifare una squadra così. Vabbè, certamente. Harry, io partirei con le parole di Sandro Tonali ora perché ha raccontato un po' quello che fa il punto della situazione sia sulla questione dei rinnovi di Bennacer e di Leao sia di come ha visto De Ketelaere e l'ha un po' paragonato a se stesso, tra poco lo leggiamo, poi in chiusura la probabile contro il Liverpool perché d'altronde in campo ci andiamo per davvero questa sera. Allora, Tonali su Isma. Parto quindi dalla parte, diciamo così, più dolce. Mh. Poi perché volevo leggere entrambe perché un po' di differenze ci sono. Allora, su Bennacer, te lo leggo velocemente. È fondamentale per il Milan, non c'è un'altra parola per descriverlo. Fondamentale. È ovunque, corre per tutti, alza il livello tecnico, è difficile giocare senza Isma in questo momento. È più semplice quando hai a fianco uno come lui. Ripeto, è fondamentale, deve rimanere. Lui sa meglio di me cos'è il Milan, sa il percorso che ha fatto, sa quello che potremmo fare insieme, quindi sa benissimo cosa fare e spero con tutto il bene del mondo che rimanga. Sa benissimo cosa vuol dire giocare qui. Mh. Questo è Tonali su Bennacer, Mh. che mi sembrano parole di speranza, di stima, ma per un certo verso positive, nel senso si respira della positività. Questa è Ah sensazione sì? mia, eh? Sì, perché poi ti dico quelle di Leao, Ah, ok? eccola. Allora, facciamo una cosa, te le leggo subito così le compariamo. Sì. Su Leao, Rafa sappiamo che ha ha delle altre qualità rispetto alle mie di Isma. La storia è la stessa, basi diverse. Deciderà Rafa quello che deve fare. La sta vivendo bene, serenamente questa stagione. Non deve pensare ad altro. Bisogna solo andare avanti e giocare questa stagione. Io non posso entrare nella sua testa e cambiargli le idee. Lui sa qual è la strada migliore per lui, se rimanere qui o decidere di prendere altre strade.
sappiamo che è un fenomeno e deve fare la scelta migliore per lui prima che per noi. Ok, Hai capito la risentendo differenza? queste parole, forse sì, Mm. quelle di Bennacer sono un pochino più di speranza. Non lo so, potrebbe anche essere una sorta di processo inverso, Cioè, nel senso, se ascoltiamo queste parole è ovvio che sembra che Leao sia quasi decisa la questione, Mm. e invece Bennacer ancora delle speranze vive per un rinnovo ci siano. Potrebbe anche essere il contrario, cioè potrebbe essere una sorta di psicologia inversa, cioè che invece da un lato è più semplice, quello di Leao, invece essendo più difficile da Bennacer arrivino parole di questo tipo, cioè molto più di speranza e di coinvolgimento, ecco. Io non lo so, magari non è così intricata la questione, ed è semplicemente che con Bennacer delle speranze ci sono e con Leao invece manco quelle, io non lo so. Però ecco, diciamo così, le parole le lascerei sempre, sono importanti, per carità, Mm. perché ha parlato Tonali. Però ecco, ieri io ho anche sentito Maldini che ha detto che Eh, di tutti i giocatori del mondiale ha sentito solo Leao, e per me, cioè, e quello mi ha dato comunque dei cenni di speranza, quindi non lo so, staremo a vedere. Che dire, ripeto, può essere andata in questo modo qua, cioè che su Bennacer ci sono delle speranze, su Leao no. Può essere psicologia inversa, cioè che proprio perché su Bennacer ci sono meno speranze, Tonali va a insomma a spingere, e per Leao magari invece le cose sono più, tra virgolette, "semplici" o più delineate, quindi Tonali rimane più sul chi va là, non lo so, staremo a vedere. Assolutamente, le parole le porta via il vento, però diciamo che per un pizzico di differenza si è sentita più che altro perché mi sembra quasi che su Isma lui pensa di poter incidere un po', Mh. o che comunque ci sia un po' più facilità di incidere. Sulle AO c'è tutto un megamondo che è un po' più difficile, Sì. forse anche lo stesso Paolo lo sa ed è per questo che alza il telefono ogni tanto. Vabbè, andiamo su De Ketelaar perché si è un po' paragonato a lui, ma con un'eccezione. Mh. Perché te le leggo velocemente anche queste. Dice: l'ho vissuta in prima persona e non è facile. Per me è stato invece più semplice perché non c'era il pubblico. Ci sono meno pressioni, ti può permettere di sbagliare qualche pallone in più, di provare le giocate che con lo stadio pieno non fai. È solo una questione mentale, il tempo è della sua parte, serve solo aspettare. Ha qualità, è forte, non va giudicato per la prima parte di stagione. Dopo un salto di campionato così grande, va aspettato. Oh, e se lo dice Sandro Tonali, che è colui che abbiamo aspettato molto più di altri, Eh già. direi che dobbiamo dargli retta. Harry, io chiuderei a questo punto con la probabile contro il Liverpool perché c'è una novità in attacco, Eh sì, una grande novità in attacco. Ve la vado a leggere la formazione sì, probabile vabbè, con Tatarusanu in porta, già. sempre lui. Calulu a destra, Ciao dietro con Gabbia e Pobega. Quindi deve partire inizialmente fuori Ficto Mori Mh, con Krunic e Tonali in mezzo, mh. Salma Kera degli Rebic e Marco Lazetic davanti. Che dobbiamo dire? Non c'è Origi. Non c'è Orighi, non c'è Tomori, non c'è Vranks rispetto alla prima partita, il resto è più o meno confermato. Insomma, sarà, io credo, una partita un pochino di sofferenza anche quella di Sì. stasera, perché comunque il Liverpool tra pochi giorni va in campo per davvero perché torna alla Premier League, noi invece fino al 4 siamo belli fermi. Ieri abbiamo fatto doppio allenamento, quindi non saremo brillantissimi, ve lo dico già, non per mettere le mani avanti, ma se poi No, poi vediamo che Liverpool faremo che magari comunque meno dei degli altri, giocatori diciamo sì. interessanti che non sono andati al mondiale li ha, tra Firmino non convocato col Brasile, Luis Diaz che perché la Colombia non c'è proprio andata al mondiale, insomma il Guarda, ti leggo Liverpool anche quella del Liverpool. eh,
con Keller in porta, Milner, Matip, Gomez e Robertson in difesa, Elliott, Bajcetic e Thiago Alcantara. Davanti Salah, Firmino, Nunez. Ah, quindi Nunez già abile, arruolabile, tornato. Vabbè, è andato a casa ai gironi e poi giocano tra pochi giorni, ci sta. Attacco titolare, centrocampo un titolare c'è, difesa 2/3 fanno tranquillamente titolari. Bene. Ce la vediamo alle 16:30, la commenteremo insieme. Harry, io ti saluto, grazie. Ciao, mi raccomando, lasciate un mi piace, scriveteci sotto nei commenti cosa ne pensate delle parole di Tonali e scrivete il vostro, ovviamente, ricordo migliore del Milan con buon compleanno Milan o solo 123 per fare gli auguri al Milan qua sotto nei commenti. Grazie per essere stati qui con noi, l'appuntamento è tra pochi minuti di là, l'altra piattaforma per Chiama Milan, Lunchpress alle 13 e appunto alle 16:30 la live reaction di Liverpool-Milan. Ciao a tutti.